Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia. Infuse nell'uomo più passione che ragione, perché fosse tutto meno triste, meno difficile, brutto, insipido e fastidioso. Patire, tormentarsi, provare sofferenza. È la condizione di passività nel soggetto che si trova sottoposto a un'impressione esterna e ne subisce l'effetto sia nel fisico sia nell'animo. Questa è la definizione di una parola che viene usata tantissimo in italiano. La potete trovare su qualsiasi dizionario. Dai, vi lascio 2 secondi per indovinare, forza. 1, 2. Ci avete pensato? E se vi dicessi che questa era la definizione di passione, ci credereste? Eh sì, una parola che utilizziamo davvero tanto per esprimere emozioni positive, in realtà ha un significato veramente triste. Però, ora che ci penso bene, se penso alla mia passione per le corse, devo dire che questa definizione deprimente si addice davvero bene. E sono sicuro che anche per molti di voi sarà lo stesso. Infatti, guardandomi indietro, sono quasi 20 anni che sogno di correre o di mettere il sedere su un qualsiasi mezzo da corsa. Sono 20 anni che vedo correre campioni in televisione, guardo gare su YouTube e leggo storie di motorsport. E ogni volta che faccio tutto ciò, sento un fuoco dentro. Una voragine immensa che mi consuma dalle viscere. Una voglia pazzesca di provare quelle emozioni che i miei eroi armati di casco e guanti provano ogni volta che salgono sui loro mezzi colorati. È vero, ne subisco l'effetto sia nel fisico che nell'animo. Guardo, sogno, brucio dentro e ricomincio. Ma sono passivo, statico. Non ho mai fatto davvero nulla per avvicinarmi a questo sogno. Sono 2 i principali ostacoli alla conoscenza delle cose: la vergogna che offusca l'animo e la paura che, alla vista del pericolo, distoglie dalle imprese. La follia libera da entrambe. Non vergognarsi mai e osare tutto. In pochissimi sanno quanti vantaggi ne derivino. Beh, follia, passione. Ma cosa c'entra tutto ciò con il karting, Gabriele? In effetti non c'entrano nulla, oppure c'entrano tutto. Almeno per me, almeno quest'anno, il 2020. Infatti, se tutti gli anni 10 li ho passati a seguire la ragione e la passione con staticità, l'inizio di questo decennio, almeno il primo anno, lo dedico alla follia. Sposto l'ago della bilancia, anzi, in realtà l'ho già spostato. Da mesi, infatti, ho fatto un gesto folle. Onestamente avrei preferito non parlarne. Però con voi che decidete ogni settimana di dedicarmi 10 minuti del vostro preziosissimo tempo per guardare i miei video e sentire quello che ho da dirvi, voglio essere trasparente. Voglio dirvi tutta la verità. Beh, probabilmente avete già capito. Dopo circa 4 anni, infatti, ho deciso per il 2020 di mettere un attimo in pausa la mia professione di ingegnere e dedicarmi completamente per questi 365 giorni alla coltivazione di questo canale YouTube e allo sviluppo di questa fantastica community. Community fantastica fatta da voi, malati di karting e di motorsport proprio come me. Probabilmente starete pensando, sei un pazzo e sei un ingrato. Forse sì, lo sono, ma ultimamente mi sento davvero davvero vivo. Vedo nuovamente un obiettivo che va al di là della mia semplice egoistica voglia di correre e di lavorare nel motorsport. E l'ho visto soprattutto grazie ai vostri messaggi. Leggo in voi la voglia di correre, vedo in voi la fame di motorsport, la fame di gare. E per questo voglio farmi ambasciatore di tutto ciò. Voglio portare il karting nelle vostre case, nei vostri telefoni, nelle vostre cuffie. E se al momento per qualche ragione non potete correre,
Fatelo con me attraverso i miei video. Un giorno la vostra occasione arriverà. La mia sto provando a costruirla adesso. E se poi un giorno dovessi fallire non ho assolutamente nulla da rimpiangermi. Perché so che ci sarà stato dietro un video almeno una persona che avrà provato la stessa emozione che ho provato io. Ascoltate sempre il vostro cuore, perché lui, bene o male, dentro di sé, sa già qual è la strada giusta per voi. Con questo non vuol dire che dovete fare un gesto folle come il mio solo per inseguire una passione. Però se un giorno vi accorgerete di aver camminato sulla strada sbagliata per anni, l'unico modo per rimediare sarà quello di fermarvi un attimo, girarvi, tornare al bivio e imboccare un'altra strada. Magari sarà una strada giusta, o magari sarà semplicemente un'altra strada sbagliata, ma non accontentatevi mai di continuare a camminare svogliati sulla strada che avete riconosciuto essere sbagliata per voi. Per essere felici occorre essere pazzi. Per amare chi si vuole, lavorare dove si vuole, progettare ciò che si vuole, non importa cosa dicano gli altri. Dopo tutto questo pippone sulla passione e sulla follia, però passiamo a parlare del 2020. Adesso è il momento felice. Mi sono scritto 2 o 3 cose perché ce ne sono tante, quindi mi devo ricordare, scusate. Allora, partiamo dalla più succosa, ovvero le novità sul mondo del karting. Piccola premessa, questo è un canale di karting. Al 90% i contenuti sono di karting. Tenterò però di portare anche dei contenuti che reputo interessanti, quali altri eventi di motorsport in generale, come fiere e show, e magari anche altre attività sui simulatori di guida. Seconda novità sul mondo karting. Ho deciso di aprire un secondo canale YouTube in inglese. I contenuti sono gli stessi che trovate su questo canale, magari usciranno con un pochino di ritardo. Quindi questo sarà probabilmente l'ultimo video che faccio in italiano con sottotitoli in inglese. So if you're now watching this video with English subtitles, please head straight to my new channel and subscribe there. You can find the same content that you can find here, fully in English, with no needs of subtitles. Anche a voi madrelingua italiani che guardate i miei video in italiano vi chiedo una cortesia, se potete andare anche sull'altro canale ad iscrivervi, ovviamente poi guardate solo i video in italiano, però questo mi darebbe una mano ad iniziare sicuramente con il canale e sarebbe molto apprezzato. Novità numero 3 sul canale, proverò a fare 2 video a settimana. Ce la metto tutta, non è detto che escano sempre così, ci sarà sempre comunque il video principale riguardante il karting dove parleremo di gare, allenamenti. Vorrei anche aprire una piccola rubrica tecnica riguardante le traiettorie e la telemetria. Infatti mi sto attrezzando pian pianino per ottenere una telemetria un pochino più bella di quella che ho sulla GoPro per andare ad analizzare appunto i dati con voi. Comunque questo ne parleremo più avanti magari in un video apposito. Ci saranno anche ovviamente i video tecnici, ve ne devo ancora uno sul carburatore e sulle gomme, non mi sono dimenticato. Il secondo video della settimana invece riguarderà magari altre forme di motorsport, potrebbe includere dei contenuti di simulatore, potrebbe essere, va bene, un pochino più generale, magari non così tecnico sul karting. Ma adesso arriviamo alla notizia principale. Rullo di tamburi. Dove correrò quest'anno? Probabilmente non è quello che vi aspettate, però c'è un motivo che discuterò in un altro video apposito, non in questo, perché sennò diventa troppo lungo e confusionario. Nel 2020 correrò, che per me è già è un grandissimo traguardo, nel campionato italiano Circuiti Cittadini. Per chi non lo sapesse, il campionato italiano Circuiti Cittadini è un campionato di più o meno 7 gare che si svolge per tutta Italia nei centri città. Quindi le piste sono sulla strada, si creano queste piste fatte di balle di fieno o di Tech Pro Barrier e ci si sfida lì con i kart. Vi assicuro, ho visto qualche video online e sono una cosa pazzesca, non ne ho mai fatto uno, sono un pochino in ansia, però vabbè. Molti di voi magari si sarebbero aspettati che avessi fatto il campionato regionale o il kart sport. Probabilmente farò una sola gara, probabilmente nel regionale come wild card. Vi spiegherò perché ho fatto questa scelta del campionato circuito cittadini, come già detto in un altro video. Intanto vi faccio vedere qual è il calendario. Ragazzi, i 2 eventi di Torino sono una cosa pazzesca. Se siete in zona dovete assolutamente venire. Comunque, come già detto, nell'altro video vi darò più informazioni. Su Instagram potete ovviamente seguirmi e avere tutte le news e novità di quello che farò, di dove correrò, di dove sarò. Quindi se non lo fate seguitemi subito su Instagram. E vediamo qui nel mio taccuino.
Il campionato Circuiti Cittadini offre tra l'altro una buona visibilità in termini mediatico. Io sono al momento alla ricerca anche di sponsor che possono essere sponsorizzazioni sui miei video, loghi sul kart, loghi sul casco, loghi sulla tuta. Se credete in questo canale e volete promuovere un vostro brand attraverso i miei video, l'email è raceforlifenow@gmail.com, dove vi posso dare tutte le informazioni, tutti i numeri che fa il canale, e quali eventi parteciperò e quali sono i possibili metodi di sponsorizzazione. Seconda grande novità, lo faccio perché voglio conoscervi. Ho pensato, come già detto in uno dei miei vecchi video, di organizzare qualche gara a colpi di noleggioni, birraccia e salamella tra di noi. L'idea era quella di fare 4 eventi, il format ancora non lo so, ma lo sto mettendo giù, i luoghi nemmeno, sto un attimo guardandomi in giro su come fare. Avrei intenzione di fare 4 giornate di gara con voi, pensavo una tra Lombardia e Piemonte, visto che sono qui, una magari tra Veneto ed Emilia Romagna, una magari in Puglia, quindi ancora nella penisola, e una in Sicilia, probabilmente sfruttando le date degli eventi dei campionati circuiti cittadini. Ci organizziamo, ci troviamo, facciamo una specie di torneo. Adesso ho contatto la pista, vedo più o meno quanto può venire a costare, come organizzarci, e poi se avete voglia ci becchiamo là in pista. Ovviamente faremo un video della giornata, ci divertiamo, l'importante è divertirsi, e poi ci beviamo 2, 3, 4, 5 birre se siete minorenni là. Bene, bomba, figata. Sono casato, si vede? Terza cosa, in realtà sono 4. Ho creato una pagina Patreon. Per chi non lo sapesse, Patreon è un sito che consente ai fan di supportare i creatori di contenuti come me attraverso abbonamenti mensili che variano in costo, dipende, li setterò. Cosa puoi avere indietro da Patreon? Beh, adesso non è ancora tutto definito, però si potrà accedere a contenuti video extra che non pubblicherò su questo canale, ma pubblicherò solo per i miei fan su Patreon, gadget, sticker, magliette, e poi pensavo anche di magari fare qualche sessione live con voi di Q&A per ringraziarvi del vostro supporto e di rispondere anche ovviamente alle vostre domande. Ovviamente non siete obbligati, è una cosa che metto lì solo per chi può permetterselo e vuole supportare il canale. Non dovete assolutamente, se non potete o se siete minorenni, prendere la carta e fare, lasciate stare. Ultima novità, mi sposto direttamente col cavalletto così vi faccio vedere cosa ci sta. Oddio, qui dietro le quinte, queste 2 belle luci. Qui dietro c'è il mio simulatore, che non è super professionale, però è carino, dai. Sono 3 schermi, l'ho finito di montare con il volante e tutto. Io ho una pagina Ave Maria. Ho questa pagina Twitch, cercherò di fare una live a settimana. Saranno contenuti su piattaforme di tipo racing, quindi racing, Formula 1, rally, qualsiasi. Se non l'avete già fatto, per favore andatemi a fare un bel follow sul canale. Io questo video onestamente lo chiuderei qua perché ho anche parlato un pochino troppo. Mi piacerebbe davvero tanto raggiungere 5.000 iscritti entro aprile, marzo. Quindi se non siete ancora iscritti, per favore iscrivetevi a destra, trovate il tasto lì sotto. Vi lascio il link al mio secondo canale in descrizione. Grazie perché io non me lo sarei mai aspettato di arrivare, quanti siamo? 2300. Avevo iniziato a settembre. Sì, c'è chi fa meglio, ma io non me lo sarei mai aspettato. Il mio target era di arrivare a 1000 entro adesso, quindi siamo quasi il doppio, e sono sicuro che con i nuovi contenuti di quest'anno cresceremo sempre di più e diventeremo una bella community tutti insieme, ragazzi. Ce lo meritiamo, questo sport se lo merita e ve lo meritate, che non perché sei io, ma meritate di avere un canale di karting perché ci sta. Io direi che con questo è tutto. Grazie per aver guardato questo video e giù il piede destro sempre. Ciao ragazzi.